Riesci a non comunicare? Non puoi, anche quando resti in silenzio. E allora impara a farlo in modo adeguato e a decifrare gli altri a tuo vantaggio. Il 55% della comunicazione avviene attraverso il linguaggio del corpo, il 38% attraverso la modulazione della voce e solo il 7% attraverso le parole. Scopri tutte le tecniche. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che verranno pubblicati ogni lunedì e venerdì alle 13. Sai perfettamente che le persone non sempre dicono ciò che pensano, ma come fare a smascherarle? Il linguaggio del corpo ti aiuterà perché non può mentire e ti svelerà ciò che realmente pensano. Saper decifrare gli altri ti sarà indispensabile in qualunque situazione, sia personale che lavorativa. Ti permetterà di acquisire quella competenza in più che la maggior parte non possiede e quindi ti donerà sempre degli enormi vantaggi. Scrivimi nei commenti se pensi che conoscere il linguaggio del corpo ti sarà più utile in ambito lavorativo o personale. Ma il vantaggio di conoscere e padroneggiare il linguaggio del corpo non si esaurirà nel fatto di riuscire a decifrare e prevedere gli altri. Saperlo modulare sapientemente ti permetterà di creare oppure di aumentare il tuo carisma. E questo è l'obiettivo finale del canale. Il linguaggio del corpo è uno degli anelli che formano la catena del carisma e una volta che l'avrai realizzata completamente avrai a tua disposizione uno strumento potentissimo in grado di aiutarti a realizzare i tuoi desideri e concretizzare tutto ciò che vuoi. Perché è giusto avere dei desideri e coltivare dei sogni. Questa è una delle spinte maggiori, sia a livello di crescita personale che di evoluzione dell'umanità intera. Nulla sarebbe possibile senza un sogno. A volte bisogna essere visionari e anche un pizzico folli per riuscire a realizzare ciò che si desidera. Ma finché il sogno non rimanga tale e si realizzi, bisogna però smettere di fantasticare e iniziare a mettere in pratica ciò che si vuole. È la magia del fare. E per avvicinarsi sempre più alla realizzazione del sogno è assolutamente fondamentale essere carismatici. Se pensi anche solo per un istante a tutte le più notevoli personalità, sia del passato che del presente, ti accorgerai che anche se sono totalmente diverse fra di loro, ad esempio per nascita, per ambiente, per aspirazioni, per realizzazioni, tutte, ma veramente tutte, hanno in comune una cosa: il carisma. Ora, io non ti sto dicendo che il tuo nome dovrà essere ricordato nella storia o che compirai chissà quale rivoluzioni epocali, ma ti assicuro che anche se ridimensionerai un po' i tuoi obiettivi, il carisma indubbiamente ti sarà utilissimo in qualunque situazione, sempre. E per gettare le basi del carisma, inizia ad imparare ad usare il linguaggio del corpo. Pensa ad esempio a quanto sia fondamentale e a quanto faccia proprio la differenza la padronanza del linguaggio del corpo negli attori. Quando ti colpisce e ti rimane impresso un personaggio, ti assicuro che dipende solo in parte dalle parole che pronuncia. In gran parte ciò che ti emoziona e ti coinvolge è la sua interpretazione, quindi l'uso sapiente del linguaggio del corpo. Quando anche tu riuscirai a padroneggiarlo, riuscirai a conferire molte più sfumature alla tua personalità, riuscirai ad attrarre l'attenzione su di te e sicuramente ad influenzare gli altri e quindi alla fine ad ottenere ciò che desideri. La buona notizia è che il carisma è solo in parte innato. Decisamente tanto dipende dalla conoscenza e dalla messa in pratica. Quindi inizia subito. All'inizio ti ho detto che solo il 7% della comunicazione dipende dalle parole, il 38% dalla modulazione della voce e ben il 55% dal linguaggio del corpo. Quindi pensa quanto potere abbia e su quale vastissimo spettro tu possa intervenire. Chiunque può decidere di mentire con le parole, ma ben pochi sono abili a farlo attraverso il linguaggio del corpo. Ed è proprio individuando e poi analizzando questa discordanza che ti renderai conto di ciò che realmente pensano le persone. Perché il linguaggio del corpo, o comunicazione non verbale, è innato, istintivo e decisamente poco controllabile.
E acquisendo competenza potrai indurre negli altri le reazioni che desideri, perché riuscirai a colpirli direttamente sulla loro parte inconscia. Perché molto spesso il punto non è cosa dici, ma come lo dici. Le reazioni non verbali hanno origine in una parte piccolissima del nostro cervello, chiamata amigdala. Vedi quella parte rossa? È delle dimensioni di una mandorla, dalla quale prende il nome. È antichissima, è la parte più primitiva del nostro cervello ed è la sede degli istinti. La sua funzione è quella di preservare l'organismo dal pericolo ed apprende per esperienza. Così ad esempio se tocchiamo una pentola e ci scottiamo, l'amigdala creerà una sorta di scheda di consultazione rapida. Archivia lo stimolo e la risposta di evitare ogni volta successiva qualsiasi oggetto che appaia incandescente. Visto che il suo scopo è quello di preservare la sopravvivenza, la risposta dell'amigdala ovviamente dovrà essere immediata. Se lo stimolo è elementare, come nell'esempio dell'oggetto incandescente, la sua risposta in genere sarà esatta, ma le cose si complicano quando lo stimolo diventa più complesso. Soprattutto per quanto riguarda l'amigdala umana, perché questa reagisce ogni volta che siamo in uno stato di eccitazione mentale. Anche se il nostro cervello si è evoluto, l'amigdala è rimasta molto primitiva e si comporta come se fossimo dei cavernicoli sempre in pericolo. Quindi se tutto dipendesse da lei avremmo continuamente delle risposte esagerate del tutto fuori luogo. Anche perché fondamentalmente l'amigdala genera solo due reazioni, o l'attacco o la fuga. Quindi pensa che disastro nella vita contemporanea. Per fortuna il suo istinto quando è fuori luogo viene frenato in un certo senso compensato da una struttura molto più evoluta che quella del lobo parafrontale. Da questo scontro si produce un brandello dell'azione originale istintiva ed è quello che viene comunemente chiamato linguaggio del corpo. Non vado oltre nella spiegazione per non complicarti le cose, comunque questo piccolo accenno di teoria era per farti comprendere che il linguaggio del corpo è veramente molto istintivo, molto immediato e proprio per questo è praticamente impossibile da controllare. Ecco perché ti svelerà le reali intenzioni degli altri a prescindere dalle loro parole. Ed ecco perché, quando riuscirai a padroneggiarlo, avrai un enorme vantaggio sugli altri, perché andrai veramente a toccarli direttamente sulla loro parte inconscia. Devi sapere che il linguaggio del corpo influisce circa per il 70-80% sull'opinione che ci formiamo delle altre persone, e questa prima impressione noi la creiamo nei primi 4 minuti, quindi un tempo brevissimo, e pensa che i secondi cruciali sono addirittura solo 15. Poi questa prima opinione molto difficilmente verrà cambiata. Noi siamo molto più istintivi di quanto ci piacerebbe credere. Una curiosità. Le donne sono molto più percettive e capaci di cogliere i segnali del linguaggio del corpo. Probabilmente da qui la definizione di intuito femminile. È stato scientificamente provato perché attraverso la risonanza magnetica si è visto che le donne hanno dalle 14 alle 16 aree preposte alla comunicazione e alla valutazione, questo contro le 4-6 aree degli uomini. Queste funzioni si sono sviluppate nei millenni dell'evoluzione umana perché le madri, nei primissimi anni di vita dei loro figli, riescono a comunicare con loro quasi esclusivamente attraverso i segnali del linguaggio del corpo e quindi devono essere in grado di coglierli tutti alla perfezione. Il linguaggio del corpo, pur essendo innato e istintivo, è comunque in parte influenzato da vari fattori, quali ad esempio la provenienza, l'etnia, la cultura, l'epoca, il sesso. E questo a volte chiaramente genera dei fraintendimenti. Anche se ad esempio tutte le espressioni facciali di base sono comuni a tutte le culture. Nei miei video per semplificare mi riferirò sempre al mondo occidentale contemporaneo e con particolare attenzione ovviamente a noi italiani, anche perché, come è risaputo, noi siamo molto più gestuali ed abbiamo una prossimità con l'interlocutore sicuramente maggiore. Ricordati sempre che la capacità di riuscire a capire e individuare i pensieri e gli atteggiamenti di un'altra persona attraverso proprio il linguaggio del corpo è una pratica antichissima. Risale veramente a millenni fa, quando il linguaggio verbale ancora non esisteva. Questo ti fa comprendere ancora una volta quanto sia profondamente radicato in noi e quale immenso potere abbia, però spesso decisamente sottovalutato. Comunque ricordati ancora una volta che ti darà un potere enorme. Nei video ti fornirò sempre degli esempi pratici e analizzerò ogni aspetto del linguaggio del corpo. Dal prossimo video inizieremo insieme questo percorso affascinante.
Sei pronto a gettare le basi del tuo carisma? Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso e invincibile.